problema con questi ingredienti is people aren't so sure that these are actually absorbable or usable. è che non si sa se siano veramente degli elementi assorbibili dagli esseri viventi e utilizzabili. So it's best that vitamins, minerals, amino acids, they come from Mother Nature. Ovviamente sono meglio i minerali, le vitamine, gli aminoacidi che si trovano in natura. Okay, so I'm all done. I have all my ingredients in here, but I believe Greg has one more to add. Io ho inserito tutti i miei ingredienti, ma secondo me Greg ne deve aggiungere un altro. As you can see, there's not much fresh ingredients in my food. Come potete vedere, non ho utilizzato molti ingredienti freschi nel mio alimento. Most of them are dry, La maggior parte sono disidratati so I have to add water to form the kibble. e quindi per formare le crocchette devo aggiungere acqua. So on the other end, on my spoon here, Invece per quanto mi riguarda, I've lost my sign. There we go. ecco, I have so much fresh meat in my food ho utilizzato talmente tanti ingredienti freschi that I don't need to add any water. da non aver bisogno di aggiungere acqua. So we didn't bring any of our kitchen equipment here today. Ovviamente non abbiamo potuto portare qui oggi tutti i nostri strumenti da cucina So you're going to have to use your imaginations. e quindi con l'immaginazione provate a pensare And we'll talk just a moment about the cooking process. al processo di cottura, ne parleremo tra un attimo. So I have all these beautiful fresh ingredients in here. Quindi ho tutti questi meravigliosi ingredienti freschi There's two things I think about. e ci sono due cose che mi vengono in mente. I must cook my food at a low temperature Devo innanzitutto cucinare questi ingredienti a basse temperature and cook it slowly to protect the nutritional integrity of my ingredients. e lentamente in modo da conservare e preservare tutti gli elementi nutritivi. Brand X, on the other hand, Mentre Greg con il marchio X he's cooking his foods at a very high temperature. cucina i suoi ingredienti a temperature molto elevate So he's losing a lot of the nutritional integrity of his ingredients. e quindi perde moltissimi elementi nutritivi dei suoi ingredienti. So now that we've cooked our food, let's take a look at the final product. Adesso abbiamo cucinato i nostri ingredienti e vediamo il prodotto finito. There's some differences in the way the final product looks. C'è una differenza anche nell'aspetto finale del prodotto. So we're going to take the kibble around and show you what it looks like. Adesso vi facciamo passare una ciotola di crocchette così potete vedere qual è il loro aspetto. Christina is showing you Brand X. Oh, sorry. Christina's showing you Orijen. Cristina sta passando con le crocchette di Orijen And Brand X is showing you Brand X. e invece Brand X, ossia il marchio X, Greg vi mostra il marchio X. And the first thing that you're going to notice is the color of the kibble. La prima cosa che noterete sicuramente è il colore delle crocchette. Orijen is darker and rich in color, Orijen ha un colore più scuro, più vivo, and that's because of all the high inclusions of meat. e questo perché abbiamo delle inclusioni animali molto elevate. And the other thing that you'll notice is Orijen is a little bit misshapen. E forse potrete notare anche la forma di Orijen, che non è proprio regolare. And the reason why Orijen is misshapen is because of the high inclusions of fresh meat and the low inclusions of carbohydrate. E questa forma un po' irregolare è dovuta a un'alta inclusione animale e invece a un basso contenuto di carboidrati. Brand X, on the other hand, Brand X invece, il marchio X, it's a nice perfect disc. ha una forma regolare, sono dei dischetti perfetti. And this is because Brand X is full of carbohydrate. E questo perché invece quel marchio ha un alto contenuto di carboidrati. Now, if you break apart the kibble, you're also going to see something different as well. Se provate a rompere le crocchette vedrete delle differenze anche all'interno. Orijen is very dense inside. Orijen ha una struttura molto densa all'interno. Brand X, you'll see there's tiny little air pockets in that kibble. Invece se aprite la crocchetta del marchio X vedete che ci sono dei piccoli elementi d'aria, dei piccoli fori, Similar to a slice of bread. come se fosse una fetta di pane. All those air pockets are all tiny little pockets of starch. Sono delle sacche di amido, ecco perché c'è quella forma. And the final thing you probably won't notice, but hopefully dogs and cats notice, is the taste. E
poi un'altra cosa che sicuramente voi non riuscirete ad apprezzare, ma i vostri cani, i vostri gatti sì, è il gusto, il sapore. A food with lots of meats and lots of fresh meats is usually pretty tasty. Perché una crocchetta fatta di ingredienti animali e di verdura fresca sicuramente molto più gustosa. So let's recap on what type of food is appropriate for dogs and cats. Vediamo insieme quali sono gli alimenti che sono più appropriati per i nostri gatti e i nostri cani. In order to assess a food, we encourage you to use 3 meat math questions. Per valutare un alimento animale abbiamo creato queste 3 domande del nostro meat math. These meat math questions consist of how much, La prima è la quantità, how fresh, quanto c'è di fresco and how many meats you have in the food. e quanti ingredienti animali avete all'interno di un alimento. So first meat math question of how much meat. You'll see Orijen has 85% meat. La prima domanda quindi è quanto ingredienti animali c'è all'interno. Orijen ha un contenuto dell'85%. Most grain-free pet foods have 25 to 35% meat. Gli altri tipi di alimenti animali grain free contengono tra il 25 e il 35% di ingredienti animali. Second meat math question is how fresh. La seconda domanda è quanti freschi. Orijen has 2/3 fresh. You saw all the fresh meats I was adding. Orijen contiene 2/3 di ingredienti freschi, vedete, li potete vedere. And like Brand X, most pet foods today have little to zero fresh. E come invece vedete nel marchio X, la maggior parte degli altri alimenti animali oggi contengono pochissimi, se non addirittura nessun elemento fresco. In nature, dogs and cats eat variety. In natura i cani e i gatti si alimentano con una certa varietà. So third meat math question is how many? E la terza domanda era quanti elementi. In Orijen, I added chicken, turkey, 2 types of fish, whole eggs, in whole prey ratios. In Orijen io ho del pollo, del tacchino, 2 tipi di pesci, delle uova intere e questo in proporzioni di preda intera. In Brand X, just 1 type of meat. E invece nell'altro marchio, nel marchio X, ho soltanto un tipo di ingrediente animale. So for in Orijen, what is the result of our meat math? Quindi qual è per Orijen il risultato del nostro meat math? Well, it's a food that's nice and high in protein, Quindi è un tipo di alimento che ha un alto contenuto di proteine, low in carbohydrates, un basso contenuto di carboidrati and balanced naturally from Mother Nature. e che ha un bilanciamento nutrizionale proprio come si ha in natura. So back to the top and why we are doing this and why this should matter to you. Quindi tornando a quello che dicevo all'inizio, perché stiamo facendo questa dimostrazione e perché dovrebbe essere di vostro interesse? So again, you are pet specialists, Perché siete degli specialisti del settore and pet lovers are coming into your shop to get your trusted recommendation. e gli amanti degli animali vi vengono a visitare nei vostri punti vendita e chiedono i vostri consigli. So by doing this demonstration, we hope that we've given you a few tips to help your customer make a great decision for the dogs or for their cats. E con questa dimostrazione speriamo di avervi dato degli elementi utili per consigliare al meglio i vostri clienti. So I hope you've enjoyed our demonstration. E spero vi sia piaciuta. And if you want to see it again, we are back on Sunday at 11 o'clock. E se la volete rivedere, veniteci a trovare domenica mattina alle 11. Thank you, everybody.